Ciao a tutti e bentornati nel mio bagno. Oggi, come avete visto dal titolo, andiamo a provare un set di estro, no? Extro Cosmesi, che si chiama Violetta. Qual è la peculiarità di questo set da barba, del quale ovviamente ho il sapone, il soap, l'after e poi la crema idratante viso. Ok, quindi questo è un skincare moisturizing con latte d'asina. Tutti e due questi due prodotti sono con latte d'asina. Oltre al latte d'asina ci sono insomma vari burri e oli di alta qualità, tipo l'olio di prugna dolce e il burro di cacao, per esempio, no? Poi olio di cocco, eccetera, eccetera. Però insomma, qual è la particolarità, la peculiarità di questo soap? Andiamo ad aprirlo qui sotto. Vabbè, c'è l'asino che tiene il fiore della violetta. La peculiarità è che questo è stato il primo soap di Extra Cosmesi ad essere monotono, quindi è violetta e basta, non ci sono altre profumazioni. In più, vedete che quasi una schiuma. Mm? Peraltro davvero molto idratante. Comunque, quindi è una formulazione diversa dalle solite a cui eravamo abituati. Adesso noi facciamo uscire l'acqua calda e ci vediamo dopo la sigla. Ci vediamo dopo la sigla. Oh, eccoci qui. Allora, ragazzi, prima di andare avanti e prima che io mi dimentichi, come sempre, perché lo sapete che questa è una dimenticanza fissa, ci andiamo a armare il nostro fantastico Hands-on Shaving che, considerata la sua dolcezza, oggi andiamo ad armare con una ricca feather. Mm? Quindi prendiamo la lametta più cattiva che ho e la armiamo su uno dei rasoi più gentili che ho. Io credo che questa sia sempre un'accoppiata ottima, la metta aggressiva e il rasoio gentile. Ma questo è un mio gusto personale che non necessariamente deve essere poi condiviso da tutti, eh? Quindi non mi aspetto che tutti lo condividano. Eccolo qui, eccolo qua. Mm? Il solito hands-on shaving. Bellissimo, secondo me. Allora, ci andiamo a inumidire il viso, barba di 2 giorni e mezzo. Oggi peraltro andiamo a scorciare un pochino anche le basette. Il pennello è lo Yaki in tasso, eccolo qui, guardate, eccolo qua, Yaki Brush da 24 in tasso che ho preso durante la giornata di sconti su AliExpress. Poi vedete qui ho dei brufoletti, ma considerato il setup, diciamo che non dovrei avere grossissimi problemi. Mm? Tra l'altro guardate quanto è bello questo pennello quando si bagna. Guardate quanto è bello. Questo sapone è fatto per essere prelevato direttamente, ecco qui, pure troppo ne ho prelevato direttamente vedete, è proprio già cremoso. Andiamo a montarlo in ciotola, va? Andiamo a fare un bel montaggio in ciotola. E qui ovviamente esplode il profumo di violetta
mm? Che comunque è un profumo delicato, una profumazione molto delicata, non invasiva. E voi sapete benissimo che i floreali non sono, io ne voglio mettere una trova perché voglio una schiuma bella, bella spessa. Mm? Che i floreali non sono la mia passione in linea generale, poi ovvio ci sono floreali e floreali, vi dico che di altre aziende ci sono dei floreali che mi fanno impazzire, ma insomma in linea generale io preferisco i profumi un po' più tabaccosi, legnosi. Mm? Vedete che bella, bella schiuma che fa. Diciamo che Xtro in questo suo primo, no, approccio ai saponi morbidi, veramente morbidi, ha fatto un ottimo lavoro. E adesso andiamo a mettere sul viso. Mm? Andiamo a riempire di sapone anche la basetta e via. Mm? Oh, la musica che sentite sotto in sottofondo, se la sentite, è mia figlia che ha un'amichetta a casa. E praticamente la musica la sentono, diciamo più o meno per farla sentire a tutta la provincia, perché se la sentiamo solo noi è peccato. Mhm. Ammazza, ci ho azzeccato subito.
stessa lunghezza. Allora ragazzi, il sapone è un extra, cioè che gli vogliamo di? Adesso gli può piacere la violetta, gli può non piacere la violetta, ma diciamo qui le lascia la pelle proprio bella unta, e considerate che non ho nemmeno messo pre-barba, no? Quindi allora io vi dico che non sono un grosso fan di questi saponi così, questa è quasi un'emulsione, eh? Cioè guardate, ve la faccio vedere qui sotto, guardate com'è, è veramente quasi un'emulsione, ed era così anche prima che ci mettessi il pennello dentro, ragazzi, non è che è diventata più morbida perché ci ho messo il pennello dentro. Io non sono un grande fan di questi soap perché il risultato è che poi ne prelevi sempre troppo, ne prelevi sempre troppo e sì, fai una bella saponata che è il 90% della sbarbata, come dice qualcuno, ma il sapone lo finisci in un minuto. Diciamo che io come preferenza sono per i quasi duri, cioè che sia morbido ma non eccessivamente. Che poi che succede? Con questo rasoio qui uno va sempre spedito perché dice gentile, gentile, gentile e poi tagli. Allora, io vi dico che non so se è per come è stato pensato questo sapone o, o per altre ragioni, però il soap una volta idratato si ti manda la botta ma poi scompare. Parlo del profumo, eh?
Io sono sinceramente curioso di andare a leggere cosa dicono gli altri relativamente a questo sapone perché ho letto quello che dice il sito ufficiale, ossia il sito di Extro, ma secondo me qua a fine sbarbata ci andiamo a vedere insieme un po' di opinioni. Eh? Perché, perché sapete che non lo identifico, nel senso che non... Sì, è un ottimo sapone, ma non so perché dal punto di vista olfattivo non mi convince, ragazzi. Sinceramente non mi convince. Non lo so, io poi dopo, magari adesso io mi vado a mettere l'after, mi vado a mettere la cremina e vi dico che è il più bello del mondo. Non lo so. Ad adesso non riesco ad essere convinto. Mm? Non mi convince neanche troppo la consistenza. Dal punto di vista meccanico invece non posso veramente dirgli niente. Mm? Dal punto di vista meccanico non posso dirgli niente. È perfetto. Ma a questo punto, tra tanti saponi perfetti che fa Donato Ciniello, ne prenderei uno che mi soddisfi anche no? Che soddisfi anche le narici. Però questo, ripeto, è una mia sensazione, una mia interpretazione. E quelle che sono le sensazioni personali chiaramente possono e devono non essere condivise da tutti, perché altrimenti sarebbero cose universalmente riconosciute e allora non starei qui a provarlo per voi. Una cosa vi dico riguardo a questo rasoio con questa lama, che poi utilizzato con un sapone che, ripeto, ancorché non mi soddisfi particolarmente l'olfatto, è comunque un ottimo sapone, però un rasoio così delicato, con una lama così performante, permette a me di insistere su queste parti qui sotto che normalmente mi devasto perché sono molto delicate per me, creando solo dei piccolissimi red point, ma ottenendo un BBS sul collo che difficilmente ottengo con altri hardware, no? Con altri rasoi. Quindi, peraltro, vi prego di iscrivermi sotto se avete dei consigli al riguardo, perché io qui sotto sono veramente un disastro e permango un disastro.
C'è qualche pelo di baffo che abbiamo reciso. Tra l'altro, ragazzi, guardate quanti peletti bianchi qui questo baffo. Sto per iniziare a pensare che c'ha ragione mia moglie, lo devo tagliare. Mm? Allora, adesso andiamo a dare un bello schiaffo alcolico. Mm? Allo scopo di... Io oggi questa qui l'ho messa troppo rivolta verso la porta, forse, ecco, forse così sarebbe stato meglio. Allora, il profumo è simile, la profumazione è simile a quella chiaramente del soap, però un pochino più accentuata. Sempre non è la mia profumazione preferita. Mm? Ah, sì, è come avere un coccolino sulla faccia. Quindi se vi piace quel genere di profumo, chiaramente molto meno stucchevole del coccolino, non ha niente a che vedere, però quello che voglio dire è che a me questo floreale così tanto floreale non convince. L'ho voluto provare perché era giusto provarlo, ogni tanto fa bene anche provare cose che già sai che forse non incontreranno i tuoi gusti. Tanto io adesso questo qui, siccome ragazzi, oggettivamente a me la profumazione non piace, immagino, questo è, come vedete, è sigillato, eccolo qua, e lo vado a regalare a mio padre, che invece ha gusti diversi. Caspita, è un attimo esagerare con sta cremina, eh? Allora andiamo a spargere un po' ovunque, picchiettiamo le rughe. Vabbè, la crema anche è di ottima qualità. Qualitativamente, ragazzi, dal punto di vista cosmetico, io non posso assolutamente dire niente addondonato ai suoi prodotti. Quello che discuto qui è la scelta di fare il sapone e il soap così morbido. Vi dico che ecco, questa crema è talmente idratante che ho le mani imburrate praticamente. Adesso. Vi dicevo, il sapone è ottimo, la protezione è ottima, la scorrevolezza è fantastica. Io di questa me ne metto un altro po' perché mi piace, onestamente. Metto pochina, proprio qui dove ho creato delle arrossature. Ecco qua. E cosa dicevo? Che il sapone dal punto di vista meccanico, protettivo, è fantastico, in linea assolutamente con quello che è lo standard di Estro e che ovviamente tutti conosciamo, no? E il profumo non è di mio gradimento, ragazzi. Vi dico che ne ho comprati altri di Extro e sono fantastici, cioè già appena aperti, prima annusata, dici mamma mia, questo lo posso usare anche tutti i giorni. Questo qui a me non piace. Non incontra i miei gusti. Ciò non toglie che il latte d'asina si sente, nel senso che fa quello che deve, ok? Il burro di cacao anche, dal punto di vista idratante della pelle, e basta. Che cos'altro vi dico? Se vi piace una profumazione veramente giardinosa, chiamiamola così, una profumazione da giardino, veramente da prato fiorito, che paradossalmente a me piace molto quando vado a camminare in un prato fiorito, ma non mi piace poi averla sul viso, no? E se vi piace però una profumazione del genere, perché no? Provatelo, è sicuramente un sapone di qualità, poi tutto il set vi dà praticamente sia la parte astringente, no? Con l'aftershave,
che anche poi la parte idratante dopo aver, diciamo, stressato la pelle con la rasatura. Quindi il set, diciamo, è un value pack, come dicono gli anglosassoni, no? Detto questo, è un sapone onesto, nel senso che anche se non incontra i miei gusti dal punto di vista della profumazione, non è che mi fa schifo, intendiamoci. Quindi è un sapone onesto, fa il suo, lo fa bene e peccato per la Violetta. Doveva profumare di tabacco, di muschio, di cose maschili, di orso che si strofina con la schiena sull'albero. No, a parte gli scherzi, è ovvio che se si chiama Violetta doveva profumare di Violetta, ma non incontra i miei gusti. Benissimo, ve l'ho detto 100 volte, adesso direi che la 101esima sarebbe troppo. Pertanto anche oggi la barba l'abbiamo fatta, la prova è fatta, avete visto che bella schiuma che fa e come sempre ci vediamo più vecchi. Ciao!